Digitalizzare l'ambiente per un mondo più sostenibile. Ne parliamo con Redemptor Junior Taloma della Sapienza Università di Roma. Ciao Redemptor e grazie per essere qui. Ciao e grazie dell'invito. Se penso alla digitalizzazione, non sempre mi vengono in mente soluzioni che sono a basso impatto ambientale o positive per l'ambiente. Però intuisco invece che la tua challenge sia dedicata all'usare la digitalizzazione per migliorare la condizione del nostro pianeta, è così? Sì, assolutamente. Noi vogliamo utilizzare, il potere dell'Internet delle cose per trasformare anche il processo di distribuzione dell'energia e dell'acqua. Già negli ultimi 10 anni l'utilizzo dell'Internet delle cose ha rivoluzionato completamente i processi industriali. Ciò che grazie alle, cosiddette reti, a lungo raggio e a basso consumo sarà possibile estendere questa tecnologia anche per infrastrutture che trasportano l'energia e l'acqua direttamente dal punto di prelievo ed estrazione fino al consumatore finale. Quindi stiamo parlando di adottare questa stessa tecnologia anche su un'ampia area del territorio. Queste reti permetteranno di monitorare in tempo reale e in maniera capillare tutta l'infrastruttura e strizza l'occhio questa challenge alla scienza dei dati e all'intelligenza artificiale perché metteranno per la prima volta questi dispositivi intelligenti tramite queste reti numerose osservazioni e misurazioni che possono essere utili sia per le istituzioni, per i gestori idrici ed energetici, per l'ottimizzazione del processo di distribuzione, per migliorare la qualità del servizio e per ridurre anche gli sprechi e i costi, tutto per un mondo più ecosostenibile. Questa è la sfida della challenge. E quindi le applicazioni tipiche che mi vengono in mente, a partire da quello che hai citato, mi viene da dire ricerca delle perdite idriche, per esempio, che è un problema massiccio, soprattutto in Italia, oppure gestione della rete elettrica, magari nei momenti di picco, magari in estate o in momenti inattesi, no? Sì, esattamente. Noi dobbiamo pensare, insomma, secondo il World Economic Forum del 2023 si stima in 346 milioni di metri cubi d'acqua, quella non fatturata e persa ogni anno. Ogni giorno la perdita d'acqua che si registra in tutto il mondo è pari al 35-40%. Significa che durante il processo di distribuzione vengono persi non soltanto importanti litri d'acqua, ma anche numerosa energia per il suo prelievo e per la sua estrazione. Ciò che in questo momento blocca insomma questo problema è che i gestori idrici devono per forza ricorrere a tecniche di ricerca attiva delle perdite, andando con gli operatori a scovare effettivamente le perdite. Questi controlli vengono fatti in maniera non capillare, soprattutto su base periodica, il che significa che perdite d'acqua vengono scoperte soltanto a distanza di tempo, producendo quindi dalla sua scoperta, insomma, già nella sua scoperta parecchie un'importante perdita. Invece con la digitalizzazione delle reti idriche sarà possibile invece scovare queste perdite in tempo reale. Questo apre, diciamo, la strada appunto a nuovi metodi di intelligenza artificiale e di scienza dei dati che possono essere appunto progettati per rendere più efficiente questa scoperta delle perdite, minimizzando quindi l'impatto sui cittadini, insomma, sulla comunità, accelerare quindi il processo e migliorare la distribuzione. E in particolare la tua ricerca si focalizza proprio su questo, cioè sulla ricerca di perdite idriche? Sì, la mia ricerca, mi occupo di analisi delle serie temporali. Nel caso del progetto qui presente di Restart, io applico la mia conoscenza nello specifico per le curve di consumo che sono monitorate dai dispositivi installati nella rete idrica. Quindi mi occupo sia di scovare le anomalie nelle serie temporali, che possono quindi indicare o un malfunzionamento del dispositivo di monitoraggio oppure proprio una presenza di una perdita idrica. Allo stesso tempo, proprio perché faccio analisi di serie temporali, posso anche lavorare alla stima della previsione futura della domanda in modo da allocare le risorse in maniera migliore, oltre a analizzare i profili degli utenti residenziali, commerciali e industriali per supportare le istituzioni e i gestori idrici a pianificare meglio la distribuzione in modo da avere una distribuzione capillare e ad hoc proprio per tipo di utenza. Quindi esamini sia il dato del cliente finale che consuma l'acqua, sia il dato del Esatto. distributore che invece la immette in rete, quindi so quanta acqua è entrata in rete,
non sono certo di quanta è uscita, o meglio, sono certo di quanto è uscita sui clienti, ma non dove nella rete ho avuto le perdite, per esempio. No, esatto, quella infatti è la sfida di questa challenge, anche diciamo del mio percorso di dottorato, riuscire a capire non soltanto che è presente una perdita, questa si chiama detection, ma anche localizzarla, insomma, nella rete. Stiamo parlando di reti di grandi dimensioni, quindi la sfida è molto avvincente ed è importante proprio per i suoi risvolti economici, sociali e ambientali. Grazie mille a Redemptor Junior Taloma della Sapienza Università di Roma. Grazie a voi.